È da tanto tempo che osservo Nomos con grande interesse sempre crescente, così come anche per tanti di voi e tantissimi appassionati, e che le faccio il filo per parlarvi un po' dell'azienda, ma soprattutto per farvi vedere i suoi orologi qui su TOC. C'è stata una prima occasione per conoscerci grazie al loro graditissimo invito al Nomos Forum a Glassut, dove è stato presente Rosario e ha registrato un bellissimo video che trovate qui sul canale, e poi ci sono state le nuove presentazioni, in particolare dei 3 colori bellissimi del Neomatic, l'automatico con bracciale in acciaio, che mi è piaciuto davvero tantissimo, assieme a tante altre referenze di Nomos. Insomma, avrete già capito di che unboxing si tratta, ma lo vediamo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Insomma, Nomos è da tempo che attira l'attenzione di tantissimi appassionati e quella naturalmente di noi di TOC. Da quando fino a poco tempo fa era considerata addirittura un micro brand anche da personaggi illustri come Teddy Baldassarre, Nomos in realtà ha una lunga storia che vorrei raccontarvi e che sicuramente vi racconterò nei prossimi video qui su TOC, e che nasce addirittura nel 1990. Beh, era una piccola azienda che oggi è diventata la più grande manifattura tedesca, con 180 dipendenti soltanto nella piccola e romantica Glassut e più di 200 nel mondo, senza considerare i tanti concessionari che in Italia sono diventati ad oggi più di 40 e che molto spesso fanno fatica ad evadere gli ordini e i desideri dei clienti, perché Nomos rimane una piccola manifattura che fa proprio dell'artigianalità il suo punto di forza. Insomma, di sicuro ci sarà tanto tempo per parlare ancora di Nomos, per spiegarvi per bene come nascono questi orologi che hanno fatto del rapporto qualità-prezzo il loro cavallo di battaglia, grazie a prezzi piccolissimi per movimenti di manifattura bellissimi. Ma in questo video voglio aprire assieme a voi quello che avete già capito essere un pacco graditissimo arrivato direttamente dalla manifattura Nomos di Glassut. Quindi, senza perdere altro tempo, giriamo la camera e vediamo assieme che cosa c'è qui dentro. Eccoci allora con questo pacco anonimo appena arrivato da Glassut e che vi garantisco non so che cosa contiene, perché io avevo espresso delle preferenze a Nomos che proprio perché vende tantissimi orologi non mi ha garantito di avere queste preferenze che avrei voluto disponibili, quindi mi hanno detto insomma che mi avrebbero mandato dei begli orologi e io mi fido, quindi non so che cosa c'è all'interno, ma lo scopriamo naturalmente assieme. Pacco davvero molto tedesco, come potete vedere, e come si confà a un'azienda come Nomos. Vediamo di non far danni. Ho all'interno una elegante confezione, il taglierino lo possiamo togliere, vediamo un po'. Allora, c'è anche una lettera di ringraziamento, greetings from Glassut. Poi abbiamo il catalogo di Nomos con la collezione attuale di orologi, come potete vedere anche i movimenti di manifattura della Maison, questo movimento di forma manuale, movimento di forma che non è da tutti, non tutte le Maison e le manifatture realizzano dei movimenti di forma. Jaeger-LeCoultre è famosa per i movimenti di forma, beh Nomos indubbiamente ha tirato fuori qualcosa di davvero interessante, un calibro che a me piace tantissimo, e come vi dicevo e come adesso vedremo, ma soprattutto come tantissimi di voi sanno, in realtà Nomos è famosa proprio per questo, cioè per offrire grande qualità e grande manifattura a prezzi da entry level. Parliamo di orologi che costano anche poco più di 1000 euro, ma che offrono
design originali e manifattura, insomma non è da tutti. Vediamo un po' che cosa c'è nel pacco, perché mi piacerebbe tanto vedere. Allora, innanzitutto credo siano 2 orologi, 2 astucci, mi piacerebbe vedere proprio assieme a voi, sempre con questa precisione, mi piace tantissimo questa precisione tedesca, guardate qui che pacchetto. Voglio vedere assieme a voi che cosa riesco a farvi vedere in questo veloce unboxing. Poi naturalmente passeremo alle recensioni che vedremo insomma più nel dettaglio, e qualcosa che io non sono tedesco, guardate qui che sto combinando, vabbè, insomma per fortuna è solo carta. Questo è il primo astuccio, lo apriamo adesso. Astuccio in pelle tipicamente Nomos, molto carino, molto essenziale, e al suo interno, io non so se questi sono oggetti stampa o meno, ma poco importa. Oh, bellissimo, cavolo, questo è bellissimo ragazzi. Questo è l'ore del mondo quadrante bianco, c'è anche il quadrante blu di quest'ore del mondo, molto bello e che si è visto più volte. Beh, sono molto contento di potervi far vedere questo quadrante bianco, questa interpretazione di questo orologio e di questa complicazione. Ancora una volta, come dicevamo, complicazione di manifattura, assolutamente di manifattura. Zurich 4546. Guardate qui che bellezza. Orologio davvero bello, stile Bauhaus, un'ore del mondo puro. Vi spiegherò nella recensione come funziona l'ore del mondo, ma vi garantisco che, come tanti di voi sicuramente sapranno, è una complicazione davvero molto bella e molto affascinante. Nomos è riuscita a tirarla fuori in questo magnifico calibro di manifattura automatico, come potete vedere, con rotore finemente rifinito a Côte de Genève e platina rifinita invece a perlage. Insomma, un calibro molto interessante, molto bello. Bene, sono molto contento che sia arrivato quest'ore del mondo bianco e sono altrettanto curioso di vedere cos'altro potrò farvi vedere. Quindi spostiamo questo, qui abbiamo un altro pacco, questa volta però in questa confezione in tela. Questa è una graffetta che non ci interessa, vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Questo è un astuccio in legno, come potete vedere, credo che sia Wenger, di sicuro è legno originale. Va bene, voi direte, ma perché ti soffermi? Non lo so, perché è una novità anche per me. Tastino per l'apertura, astuccio indubbiamente molto elegante, qui c'è la garanzia che conserviamo. Ah, e questo è il club. Ecco, questo qui, bellissimo colore questo purple, questo qui, calibro di manifattura manuale Club 9560 Campus, come potete vedere anche dal fondello interamente lucidato, è un orologio tra l'altro sottilissimo, davvero molto bello, di manifattura che costa veramente molto poco. Questo è un orologio che costa poco più di 1000 euro. Come dicevo, vi darò i dettagli poi nello specifico nella recensione, perché lo voglio recensire assieme a voi. Vediamo un po' se riesco anche a togliere la pellicolina per farvi vedere tutto live. Ed ecco il nostro bellissimo campus con questo particolare quadrante. È California, così denominato, numeri arabi sopra e numeri romani invece sotto. Questo sferino dei piccoli secondi arancione davvero molto simpatico, cinturino in suede molto bello, sicuramente molto ben fatto, molto morbido. E poi ci sono anche delle altre novità di Nomos, tra cui le ultime, il Neomatic, l'automatico con bracciale in acciaio, di cui sicuramente vi parlerò anche assieme all'Ore del Mondo e a questo Club Campus. Beh, sono davvero molto contento, non ve li faccio vedere al polso perché ne parliamo meglio nei prossimi video. Nel frattempo ringrazio Nomos per avermi e per avervi dato anche questa possibilità, e ci vediamo quindi in una prossima puntata con i nostri Nomos al polso qui su TOC. Ciao!